Diciamo che ogni caso deve essere prontamente progettato e previsualizzato. Ad oggi gli strumenti digitali ci consentono di poter prevedere, di poter previsualizzare quello che sarà il futuro intervento e quindi tramite un'attenta analisi radiografica, ma soprattutto con la CBCT del sito post-estrattivo, andiamo a previsualizzare quello che è l'osso residuo. E quindi in questa maniera abbiamo la possibilità di capire se quell'osso residuo può o meno ospitare un impianto. È ovvio che il poter inserire un impianto post-estrattivo e gestire contestualmente il rialzo del seno mascellare è un grosso vantaggio, soprattutto per il nostro paziente, perché oramai i nostri pazienti vogliono tutto e subito, quindi poter accorciare in maniera sensibile quelli che sono i tempi di trattamento e poter optare delle procedure che siano quindi realmente mini invasive. Penso che questo sia il grosso vantaggio di poter optare per questa scelta terapeutica. È ovvio che se l'osso residuo non è congruo o non è sufficiente, allora si opta magari per una GPR, ovvero una preservazione di quell'osso alveolare, per poi poter procedere in un secondo tempo con l'inserimento implantare. Ma quando è possibile, la prima scelta per me è quasi sempre quella di poter fare un impianto post-estrattivo, perché immaginate quanto si allungano i tempi chirurgici, poter fare una preservazione alveolare, a seconda del tipo di innesto bisogna aspettare un paio di mesi per poi procedere con l'inserimento implantare, sempre nel caso in cui si possa fare una tecnica one stage, quindi un mini rialzo e non un grande rialzo, altrimenti i tempi si dilatano veramente tanto. Quindi poter procedere quasi sempre con un impianto immediato è tutta un'altra storia, ma non solo in ordine di tempo, ma anche in senso biologico. Un sito estrattivo ha già tutti gli elementi necessari per poter guarire in maniera ottima. Quando andiamo a gestire un impianto post-estrattivo, abbiamo ad oggi degli strumenti, quelli dell'osteotouch, che veramente ci consentono di poter fare una chirurgia drilless, io la chiamo, ovvero senza l'utilizzo di frese. Immaginate che già abbiamo poco osso. Andare a utilizzare delle frese per poter mettere un impianto significa giocarci quel poco osso. Quindi andare a gestire in maniera diciamo, abbastanza calibrata, con tutto il tempo del mondo, quel piccolo setto osseo e andarlo a trasformare a livello tridimensionale è quanto dire. Nella presentazione vedrete anche l'utilizzo di più strumenti in contestuale. È ovvio che poi, una volta che un clinico conosce i vari strumenti e le potenzialità, e allora è facile creare dei protocolli ibridi, quindi per esempio l'Elevate in uso, impianto post-estrattivo in sede 2.6. È ovvio che da una radiografia endorale è impensabile poter fare una pianificazione, quindi devo necessariamente fare una CBCT, un elemento parodontale in quanto a una compromissione della forca e quindi un paziente del genere è necessario andare a fare una corretta valutazione preoperatoria di posso mettere l'impianto, posso valutare un inserimento contestuale e quindi nella CBCT quello che vado a valutare è fare una mappa di quello che è l'anatomia, quindi l'osso residuo, quindi vado a valutare il setto interdentale e soprattutto vado a valutare lo spessore. Qua vedete bene che c'ho circa 7 mm, dai 6 mm e mezzo ai 7 mm, ed è un osso più che sufficiente per poter procedere con un inserimento implantare. Le altre opzioni ovviamente sono quelle di inserirli in prossimità di una delle due radici, ovviamente la vestibolare è esclusa nella radice palatina, anche se questo necessita valutare una corretta inclinazione.
E quindi vediamo un attimo la chirurgia, dove si procede con l'elevazione del lembo nel sito del premolare, eh, e già qui vado a tastare con la drill, la prima drill, quello che è la qualità ossea. Si va a sottopreparare e ho la necessità di avere un'inclinazione, una direzione. Utilizzo sempre una prima fresa lanciolata perché mi consente di andare a controllare quella che è la qualità ossea immediatamente e dopodiché subito con l'Elevate vado a preparare la mia osteotomia senza però arrivare a elevare il seno mascellare immediatamente. Quindi mi fermo sempre un millimetro prima. Poi per migliorare la qualità ossea, per compattare in senso tridimensionale, passo immediatamente all'Elevate e al Black Ruby, che mi consente di migliorare tridimensionalmente, soprattutto nelle pareti laterali, quella che è il mio tunnel osseo e la mia qualità ossea. Quindi nuovamente ritorno con gli Elevate e qui, dopo aver allargato, siamo un Elevate 4, quindi abbiamo già un bel diametro, vado a fratturare la piccola componente apicale, quindi a sollevare di un millimetro il mio osso. Nuovamente ritorno con i Black Ruby che vado ulteriormente a compattare e quindi è tutto un gioco dove piano piano, veramente quel video è accelerato, però è un percorso molto molto lento e in tutto questo andiamo a percepire la qualità ossea dal rumore che lo strumento fa quando si impatta con l'osso stesso. Quindi veramente abbiamo un controllo totale di quello che andiamo a fare. Per poi, una volta ottenuto un tunnel osseo corretto, aver valutato una corretta valutazione dell'elevazione della membrana sinusale, si procede con l'inserimento implantare. Inserimento implantare dove possiamo a sua volta decidere se mettere del biomateriale, mettere del collagene. Per mia scelta, metto quasi sempre dei materiali altamente riassorbibili, anche perché qualsiasi materiale mettiamo nel seno mascellare, questo va incontro a una perfetta rigenerazione. Considerate che nel video si è stoppato, ho già ottenuto una stabilità di 50 Newton, che è necessaria per questo tipo di intervento, ovvero ottenere la massima qualità e la massima stabilità primaria. Quindi poi mediante un cricchietto dinamometrico viene ulteriormente posizionato sotto cresta, almeno un millimetro e mezzo sotto cresta, il seguente impianto. Quindi vediamo ancora clinicamente il sito implantare che viene preparato, quindi solo con osteotomi, solo la prima fresa perché segue il setto osseo e quindi mi dà un primo invito. E questo è come viene posizionato l'impianto e vediamo che è totalmente circondato da osso autologo, non è stato messo nessun riempitivo, semplicemente per la gestione della membrana sinusale ho inserito dell'acido ialuronico che, essendo molto denso, essendo anche osteoinduttivo, mi consente di andare a scollare ulteriormente la membrana sinusale e soprattutto di avere una capacità osteoinduttiva nei confronti di quell'osso che si trova a formare nei mesi successivi. Vediamo ancora clinicamente, si osserva come c'è una elevazione della membrana sinusale. Ovviamente quando andiamo a inserire un materiale che è radiotrasparente è difficile andare a percepire questa elevazione. Eh, Quando invece mettiamo un materiale radiopaco spesso si vedono dei bei innesti, dei bei materiali con dei bei rialzi, però per mia scelta quasi sempre inserisco del materiale altamente riassorbibile come delle semplici spugnette di collagene o dell'acido ialuronico. Quindi capiamo bene che le potenzialità sono veramente importanti perché poter inserire un pianto 5x10
lì dove abbiamo circa 6 mm scarsi di osso e contestualmente gestire una membrana sinusale ci consente di avere una morbidità nei confronti del paziente che è ottimale. Quindi la scelta dell'impianto post-estrattivo nel mascellare superiore e la contestuale gestione della membrana sinusale per me è strategica, perché immaginate in una situazione del genere avrei dovuto gestire con una preservazione alveolare, avrei dovuto attendere i tempi di guarigione. Nel mio caso avrei utilizzato del solfato di calcio, quindi un materiale antibatterico, con un riassorbimento in circa 3-4 mesi, per poi procedere con un mini barra grande rialzo, perché probabilmente avrei perso qualcosina e quindi sui 5 mm risulta già una misura come elevazione che è borderline con il grande rialzo. Si può gestire perfettamente con un mini rialzo, però no, chi fa questo tipo di chirurgia sa bene quanto quei 5 mm a seconda della qualità ossea possono essere un po' pericolosi per poter mettere un impianto in maniera sicura. E soprattutto magari in un molare non ci consente di poter posizionare un 10 ma un 8 mm, quindi in questa maniera noi bypassiamo tante lungaggini chirurgiche e riduciamo diciamo, anche i rischi, perché ogni procedura chirurgica che noi andiamo a inserire non è scevra da problematiche. Le problematiche ci sono e sono dietro l'angolo, soprattutto nel paziente parodontale come nella fattispecie. Quindi poter gestire contestualmente il tutto abbrevia i tempi chirurgici e mi consente di poter gestire in maniera ottimale il seno mascellare. È ovvio che non è semplice e bisogna prendere delle precauzioni. Queste precauzioni sono quelle di poter inserire un impianto che abbia una geometria corretta, quindi abbia delle spire a passo abbastanza largo, tale da poter avere in pochi millimetri delle alte stabilità primarie, e che sia anche autofilettante, in maniera tale da poter correggere delle volte l'inserimento implantare, quindi favorire anche seguire l'osso durante l'inserimento e poi soprattutto un impianto che ci consente di avere quel feeling dove noi conosciamo bene quel diametro e quella osseotomia se è sufficiente per poter ottenere la stabilità primaria, perché capite bene, un impianto del genere con una stabilità di 10 Newton risulta pericoloso perché quella stabilità primaria c'è il rischio di poterla perdere con il rischio di poter trovare un impianto dislocato in un altro sito. E questa è un'immagine di controllo TAC dove si vede come è stata perfettamente mantenuta l'anatomia del seno mascellare, come è stato perfettamente sollevata questa membrana e si vede la componente un po' più radiopaca che è l'elevazione della membrana e il riempimento con acido ialuronico. Quindi l'impianto non mi farà altro che da effetto tenda e nei mesi seguenti, quindi intorno ai 4 mesi, poi otterremo la rigenerazione ossea. Quindi è una metodica anche abbastanza veloce, di solito 4, massimo 5 mesi, lì dove i rialzi sono un po' più spinti, è il tempo massimo che mi tengo per poter procedere con la riabilitazione. E oltretutto anche i livelli di ISQ tramite l'hostel mi danno conferma che ci sono delle ottime osseointegrazioni in casi del genere. È ovvio che Carlo, Carlo, scusami, iniziamo subito con le domande. Sai che ti avevo preventivato che comunque facciamo così, arrivano cotte e mangiate e volevamo innanzitutto ringraziare Angelo Milazzo per la domanda che ti sì, chiede cosa usi per proteggere la membrana del seno quando inserisci l'impianto? Preferisci sì, qualche impianto non aggressivo in punta? Queste sono le sì, due domande. Grazie, Angelo. principalmente il primo step quando decido di arrivare a lunghezza di lavoro, quindi ho 6 mm, devo sfondare il seno. Io prima preparo il seno mascellare con l'Elevate stando a 5 mm, quindi fin dai primi osteotomi non faccio altro che compattare e spingere
Man mano che allargo le dimensioni dell'osteotomo si creano delle microfratture a livello della parte più apicale per poi arrivare con un osteotomo che sarà quello che ho stabilito che avrà sarà il mio diametro di osteotomia, quindi oltre non andrò, arrivo a lunghezza di lavoro ai 6 mm e poi arriverò a 1 millimetro oltre. Una volta che arrivo a 1 millimetro oltre, lo step è una manovra di valsava, anche se questa delle volte è pericolosa, perché se ci sono delle micro lacerazioni, a fare la manovra di valsava rischiamo di andare a lacerare ulteriormente. Delle volte con dei micro specchietti è possibile vedere che la membrana è perfettamente integra perché ventila e che comunque vediamo un tunnel perfettamente osseo. Allora in quei casi vado a zeppare l'alveolo con un osteotomo, scusate, l'alveolo con del collagene e poi sempre con l'osteotomo, in questo caso uno di un diametro inferiore, vado a fare delle leggere pressioni e arrivare a lunghezza di lavoro, non vado mai oltre, quindi riempio. Una volta riempito, lì posso decidere. Voglio mettere dell'acido ialuronico, metto lo ialuronico che ulteriormente mi va a scolare la membrana. Poi l'impianto, preferisco un impianto che non sia tagliente in apice, che abbia i versanti abbastanza aggressivi, tale da poter avere immediatamente un'ottima stabilità primaria, ma un apice che non sia assolutamente tagliente, o piatto, o meglio ancora, sarebbe meglio ancora se stondato, in modo tale da avere una superficie convessa da poter sorreggere in maniera ottimale la membrana e da poter evitare quindi delle lacerazioni. E facendo questa metodica ho avuto modo di poterla osservare mediante fibroscopio in un paziente trattato in sala operatoria insieme a un otorino col fibroscopio, quindi poter vedere realmente dal di dentro come si solleva la membrana è una metodica estremamente sicura. Il rischio di lacerazione con questa metodica, ma c'è con qualsiasi metodica, è quando siamo in prossimità di un setto. Se noi andiamo a elevare e tendiamo a protruderci dentro il seno un po' di più, oltre il millimetro, lo rischiamo di poter andare in prossimità del setto, creano una lacerazione. Però andando a gestire con del collagene, materiale altamente riassorbibile, andando a gestire anche con l'acido ialuronico che aiuta, oltre al suo effetto seduttivo, è antisettico, quindi è riparativo nei confronti della membrana. In quel caso andiamo ad accorciare il diametro implantare, quindi non mettiamo un 10 ma mettiamo un 8 e si è visto che comunque funziona tutta la grande. Anche la letteratura in merito ci dà tante informazioni, che un impianto dove c'è una perforazione viene posizionato con un apice che può protrudere per entro i 2-3 mm, non è comunque un problema ai fini del seno mascellare. Quello che è necessario è che il seno mascellare sia pulito. Andare a fare una chirurgia implantare dove si va a lavorare sul seno mascellare con un seno con una flogosi cronica o comunque non trattata, quindi attiva, risulta essere abbastanza rischioso. In quei casi è giusto, anche se c'è una flogosi cronica, quindi una sinusite cronica che magari i pazienti si portano da anni, prima di trattare il paziente è giusto inviarlo all'otorino e andare a fare una valutazione ed eventualmente una terapia previa la nostra chirurgia implantare. Questo è quello che di solito vado a fare. Carlo, un'altra domanda da Giovanni Giardi, che ringraziamo. Il caso mostrato ha visto un impianto zona post-estrattiva sul 16 spostato vestibolare rispetto al centro del dente, nel quale era stata effettuata la prima cavità. Può essere utile usare la chirurgia guidata per evitare tale spostamento? Allora, bella domanda, ringrazio il collega. Innanzitutto, quando utilizziamo questi osteotomi, è l'osso che ci guida. Quindi noi andiamo a dislocare l'osso andiamo a creare un tunnel osseo lì dove l'osso c'è. È ovvio che l'osteotomo funziona dove c'è il tessuto duro. Quindi spesso e volentieri quando andiamo a posizionare un impianto, e non so se hai visto nel video l'impianto che è sovradimensionato rispetto all'osteotomia,
perché necessito di avere una stabilità primaria, che succede che la porzione palatina, che ha un osso molto più compatto, tende a dislocarmi l'impianto un po' più vesicolare, ma comunque alla fine ho tutta un'ossotomia totalmente in osso. La chirurgia guidata prevede in questo caso l'utilizzo delle frese. Quindi mi vado a sottrarre una cosa che è fondamentale, che è l'osso. E come ogni drill, ogni fresa, togliamo via dei trucioli. E non abbiamo l'effetto della condensazione. Quindi andare a utilizzare una chirurgia guidata va benissimo, dobbiamo essere molto bravi, molto attenti, avere una corretta calibrazione della dima, quindi meglio una ad appoggio dentale dove abbiamo una precisione ancora più accurata, sottopreparare per poi andare a elevare il seno mascellare, sicuramente ci darà un posizionamento molto più accurato. Il rischio della chirurgia guidata sono tanti in un caso del genere. La stabilità primaria. Come ben sapete, probabilmente ben sa il collega, chi fa chirurgia guidata, il posizionamento implantare e la stabilità primaria in chirurgia guidata è qualcosa che va valutato, perché la stabilità che si ottiene sotto dima non è quella che si ha senza la dima. Quindi 50 newton sotto dima, appena tolgo la dima e vado a controllare il torco, non sono più i 50. E questo è un qualcosa che a me mi spiazza, perché io qui devo avere un controllo maniacale. Mi capita spesso e volentieri, mi capitava in passato, poi vi farò vedere diciamo, il trick che si utilizza per poter scegliere l'impianto in dimensione corretta, di mettere l'impianto, poi toglierlo perché avevo 10 newton, non mi piaceva, e mettere uno di diametro ancora maggiore. Quindi il fatto che sia leggermente decentrato non mi importa, non mi interessa. L'importante è che sia totalmente circondato da tessuto osseo, e lo è. La chirurgia guidata mi dà una sicurezza nel posizionamento, però mi perdo tanti parametri. Buon condensing, probabilmente non avrei ottenuto quel stabilità primaria e quel torco di inserzione. Due, Ok, Carlo, altro due domande, ti interrompo perché poi andiamo avanti con la presentazione, sì, ne facciamo solo due. Uno di Angelo Milazzo, che ringraziamo. Hai usato la esatto. tecnica Physiolift in caso di misure superiore a quella indicata da Stacchi? Sì, mi è capitato di utilizzarla. È una tecnica interessante che funziona abbastanza bene. Mi sono spinto massimo intorno dai 3 mm e mezzo, 4. Sotto i 3, personalmente non mi sono mai spinto. È una tecnica che funziona, prevede ovviamente una certa delicatezza nell'utilizzo della fisiologica durante la fase di scollamento di questa membrana, che delle volte non abbiamo percezione, però la pressione che si va a eseguire è veramente elevata. Quindi è una tecnica che è molto delicata. Rispetto a quello che hai visto, penso sia in mano di ogni collega un po' più complessa. È una tecnica che io utilizzo spesso e volentieri e ce l'ho lì come scelta terapeutica, quando magari ho più di un impianto e devo fare dei rialzi, allora voglio uno scollamento molto più ampio. Dopo aver preparato, come hai visto con gli osteotomi, allora utilizzo la Physiolift perché magari un sesto o un settimo vado a dare un maggior scollamento della membrana e quindi un miglior riempimento poi con acido ialuronico, con collagene stesso. In quei casi la utilizzo, però è delicata nell'utilizzo. Ok, Carlo, l'ultima, e tra l'altro posso rispondere anch'io a questa, Giovanni Giardi, di prima. Si possono usare gli osteotomi con la chirurgia guidata? Assolutamente sì. Dimmi tu, Sì. Carlo. Sì, 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 decisamente sì. Io ho un passato di tanta chirurgia guidata, poi negli ultimi anni mi piace più sangue arena, quindi una chirurgia che è sempre guidata, magari solo con la fresa da due, e poi procedo tutta a mano libera. In questi casi, quello che a me non piace della chirurgia guidata è che la boccola spesso e volentieri ti può trarre in inganno nella progressione dello strumento, in questo caso dell'osseotomo, e nella percezione della qualità ossea.
Qui invece, ovviamente nel video non si percepisce, però gioco tanto anche con la potenza del macchinario, del mallet, quindi da due, poi magari torna uno, e poi avete visto alternare più strumenti perché voglio condensare il più possibile, quindi passo a Black Ruby a una potenza più bassa, quindi con la chirurgia guidata questo è imbastardito dalla presenza della boccola. La boccola crea comunque una frizione e ci può dare una percezione che è alterata, così come ci va a interferire a dare una percezione sbagliata sul torco di inserzione di un impianto. Quindi è una metodologia valida. Per esempio, consiglio tantissimo la chirurgia guidata in osseotomia col mallet per i pterigoidei. È qualcosa di eccezionale e soprattutto sicuro, che si può anche gestire flapless. Quella è una chirurgia da fare in guidata, perché è un impianto che, se proprio è necessario, lo utilizziamo per un carico immediato, ma delle volte ce lo teniamo lì per il definitivo e non in fase provvisoria. Okay? Quindi anche se non otteniamo dei torque eccellenti, comunque lo lasciamo lì e facciamo un inserimento che è super sicuro. Con gli strumenti lunghi del mallet è veramente un gioco da ragazzi. Con le frese, chi fa questo tipo di impianti non è sempre una passeggiata. Quindi quello in chirurgia guidata per me potrebbe essere il gold standard, così come è un gold standard l'inserimento dell'impianto pterigoideo col mallet. Quello deve essere un gold standard perché è lo strumento che ci guida all'interno dell'osso, è proprio la percezione della preparazione del processo pterico palatino della lamina laterale dello sfenoide ci fa percepire quando arriviamo in quell'osso che è un osso altamente corticale, proprio si percepisce. E lì è un gioco da ragazzi il mallet, veramente aiuta e semplifica. Ok, possiamo proseguire per adesso. La scelta strategica sta dove mettiamo l'impianto, perché è ovvio, quando abbiamo un alveolo post-estrattivo, tutto dipende dal setto e abbiamo diversi tipi di posizionamento. Quando abbiamo un setto altamente rappresentato, è ovvio che si va a posizionare al centro del set, quindi secondo una classificazione questo rappresenta il gold standard del tipo A. È ovvio che questo impianto tenderà sempre a slittare dove ci sono delle zone di minor resistenza, quindi verso la corticale vestibolare, ma in particolare verso gli alveoli post-estrattivi. E quindi l'ideale sarebbe quasi sempre sovradimensionare questi impianti affinché riusciamo a ottenere un inserimento che abbia un'elevata stabilità primaria. Se il setto è sottodimensionato, comunque ricordiamoci che nella porzione più apicale la qualità e la quantità di osso in mezzo alle radici tendono ad aumentare, quindi sovradimensionando riusciamo comunque a posizionare l'impianto. E qui il mallet ci aiuta a controllare delle frese perché ci consente di preservare e di spostare realmente quest'osso. E questa è una classificazione tipo C dove si va a distruggere totalmente l'anatomia, qualcosa che non mi piace sinceramente, non prediligo, non ho mai utilizzato. Adesso vanno molto di moda questi impianti wide body, quindi da 8 mm, da 9 mm, quindi 9x8, 8x8, dove si va a sconquassare, nel vero senso della parola, quello che è l'alveolo post-estrattivo per poter posizionare un impianto che vada a ingaggiare in senso mesio-distale e delle volte nella porzione palatina e buccale. Oppure una grossissima alternativa nel mascellare superiore, ovviamente questo può essere valutato, e nel posizionamento implantare nella porzione della radice palatina. Immaginate che già lì abbiamo tutto, perché abbiamo spesso delle radici abbastanza lunghe. Se non ci sono infezioni, basta approfondirci un attimo e abbiamo un'ulteriore apicalizzazione del tunnel osseo implantare. E l'unica cosa che bisogna prestare bene è da dare un corretto asse che vada verso, diciamo, il centro del nostro elemento dentario. Perché è valido questo tipo di strategia? In letteratura ci sono tante indicazioni e anche tanti studi che dimostrano che è un posizionamento molto valido. Uno è una semplificazione perché delle volte
non abbiamo un granché da fare, quindi non abbiamo da fare grossi rialzi. E due, perché ricordiamoci che l'asse del carico protesico, in questo caso, va sulla cuspide di stampo, e quindi che è proprio la palatina del mascellare superiore. Quindi abbiamo il carico, il centro del carico occlusale del nostro impianto va proprio in direzione dove andremo a posizionare questo impianto, nella porzione palatina. Una dei trucchetti che spesso vado a utilizzare sono utilizzare delle frese per gli impianti post-estrattivi che mi vanno a preparare leggermente il setto interprossimale, tale da poter avere un'emergenza che vada a sfruttare tutto l'asse implantare della radice palatina, ma a spostarlo un po' più a discapito del setto intraosseo. Questo è un posizionamento veramente, veramente semplice. E, e quindi vediamo ancora qualche altro caso clinico. Due elementi dentari, anche questi parodontalmente compromessi, i casi più difficili perché siamo già in una situazione dove c'è poco tessuto dentario. E vediamo un attimo lo studio in TAC, quello che vado a visualizzare. Guardate bene le due molari, quanto poco osso ho a livello della forca. A livello della forca, essendo elementi parodontalmente compromessi, lì ci sono stati degli ascessi, non ho osso, quindi ho veramente 2-3 mm e rischio di andare a mettere questi impianti nel vuoto, quindi non riesco. Solamente in qualche punto riesco ad avere qualche millimetro sul secondo molare, circa 6 millimetri a livello della forca, ma nel primo molare ho veramente pochi millimetri, 2-3 millimetri, mentre a livello della palatina, la radice è molto lunga, c'ho circa 9 mm e 2, quindi e c'è ancora apicalmente a questo un ulteriore tessuto osseo tale da poter consentire un inserimento implantare. E lì il gioco è fatto. Il segreto sta nel scegliere un diametro corretto. Quindi questa è la mia preparazione, sono degli impianti abbastanza larghi, che vanno a sfruttare totalmente le due radici palatine e un po' più a discapito, come vedete, del setto interdentale, perché sotto quel setto ci sono 2 millimetri, soprattutto sul primo molare, capite bene che in 2 millimetri non posso andare a gestire un impianto post-estrattivo. Questo mi va a semplificare tantissimo la chirurgia. Non è stato utilizzato nessun materiale da innesto completamente, quindi è una metodica abbastanza semplice. In questo caso, essendo un osso estremamente morbido, vado immediatamente con il Black Ruby perché l'Elevate è molto aggressivo nel tagliare, quindi preferisco, essendo un osso veramente morbido, andare immediatamente con il Black Ruby che è stondato e a protruderlo circa 1 millimetro, fare subito un'elevazione e riempire con delle spugne di collagene, ma riempire anche in maniera abbastanza abbondante. Poi immediatamente andare a proseguire con l'inserimento implantare. Impianto che già si blocca il settimo a 50 newton, quindi procediamo nel, nell'inserimento e andiamo anche con l'altro impianto, scusate per l'audio ma non riesco a toglierlo ormai dal video. Delle volte mi piace posizionarlo a mano perché vado a controllare il torque e soprattutto controllo l'inclinazione. Vedete come lo strumento è leggermente più inclinato a discapito del setto. Finché ottengo il torque che mi garba, e dopodiché procedo con la finalizzazione del caso. E vedete dove sono stati inseriti gli impianti, quindi lì in prossimità del sesso della radice palatina e anche quello in prossimità della palatina, un po' più a discapito del setto interprossimale. Quindi una metodica veloce, rapida. Immaginate una situazione del genere. Una situazione del genere, se avessi fatto una preservazione, era un caso da gestire quasi necessariamente con un grande rialzo. Guardate quanto è pneumatizzato questo seno mascellare. Capite bene che lì andare a gestire un grande rialzo è estremamente complesso e richiede anche l'inserimento di davvero tanto biomateriale al suo interno. Quindi non è una situazione semplice. In questo modo andiamo a accorciare le tappe, bruciamo le tappe e riusciamo a essere semplici e predicibili. Un altro
un caso abbastanza semplice, la Carlo, routine. aspetta che ho un'altra domanda, ti interrompo e Eh, così intervallo la tua presentazione, la tua bellissima presentazione con delle domande. Allora, quali sono gli errori più frequenti che vedi nei tentativi di combinare estrazione, impianto e sinus lift nella stessa seduta chirurgica? sì, Quindi si parla di errori frequenti. ne parlo dopo, dove lo anticipo, però poi lo vediamo dopo. Eh, io ho sempre sposato questa metodica perché la mia scuola è stata quella di Agostino Scipioni. Agostino Scipioni, un grandissimo clinico, il padre della split crest, non utilizzava biomateriali, quindi lui sul seno diceva non devi usare biomateriali, non devi assolutamente mettere schifezze sintetiche, quindi usa quello di madre natura. E quindi mi ha un po' estremizzato nel spingermi a tutti i costi nel fare questi impianti post-estrattivi sbagliando. Il rischio è utilizzare impianti con geometrie sbagliate che magari non hanno un bel feeling, un bel grip con l'osso inizialmente e quindi poter perdere l'impianto nel seno, come dimostrerò, o ancora non poter ottenere delle grosse stabilità primarie. Però c'è un piccolo artifizio che prima dell'inserimento implantare ci fa capire cosa devo fare, che impianto devo mettere e quindi porto a casa l'impianto post-estrattivo oppure mi fermo, perché attenzione, riuscire a preparare un tunnel osseo senza mettere l'impianto è comunque una vincita, perché io quello che dico sempre al paziente, guarda, io ci provo, se poi va bene le metto l'impianto, viceversa io già mi vado a eseguire un rialzo, quindi vado comunque a incrementare la quota di osso, per poi semplificare il successivo inserimento implantare. Quindi eh, vale la pena, secondo me, provarci a tutti i costi, perché mal che vada, andiamo a semplificare il secondo stage chirurgico, che è quello dell'inserimento implantare. La scelta del diametro implantare è quello che fa la differenza, sono là gli errori. L'unico errore che ci può stare è quello di o perforare, però la perforazione possiamo zeppare col collagene, possiamo zeppare con acido ialuronico, chiudiamo, diciamo, la portiamo a casa la perforazione, riusciamo a gestirla. Molto spesso abbiamo lo spauracchio di questa membrana, ma se mettiamo dei materiali altamente riassorbibili non c'è nessun rischio di avere delle complicazioni a livello sinusale. È ovvio, non vado a mettere un osso bovino o suino all'interno di quel seno perché è sicuro che il paziente lo perderà e va incontro a una sinusite importante. Però del collagene non comporta nulla, l'acido ialuronico non fa altro che creare una trama all'interno di questo collagene che fa da tappo immediatamente e al massimo poter utilizzare del solfato di calcio che è anche questo un innesto osseo totalmente riassorbibile in un tempo un po' più lungo, ma totalmente antisettico, antibatterico, quindi anche quello non può dare delle reazioni avverse e comunque creare quella socket preservation che ci consentirà insieme al mini rialzo di poter gestire poi un impianto in un secondo stage. Però vale la pena per forza provarci o comunque creare quel tunnel osseo e fare quel mini rialzo. Al massimo non abbiamo dentro l'impianto di dimensione corretta, non lo metto ovviamente perché rischio di perderlo. Ok? Quindi bisogna essere anche preparati con degli impianti che abbiano una geometria tale da avere delle spine molto larghe, a passo largo, con delle grossi grip e soprattutto diversi, un bel magazzino e studio, perché vedrete come faccio a scegliere l'impianto che semplifica veramente tanto, è quasi impossibile perdere la stabilità primaria o avere un impianto che non ha un bel grip. Carlo, proprio su questa tua affermazione di avere più Sì. fixture implantari, Giuseppe Fabozzi mi chiede che impianti usi e che acido ialuronico usi, se vuoi rispondere. Sì, sì, sì. Come impianti utilizzo diversi brand. Utilizzo gli impianti della JD Implant solo a connessione conica.
quindi la classica spira aggressiva, ma loro hanno anche dentro l'Icon T, che è un impianto che è identico al Megagen, con delle spine molto aggressive che è in grado di ottenere delle grosse stabilità. Utilizzo i Nobel N1, che è un impianto un po' particolare che non utilizzo in questo caso perché prevede tutto un sistema di drill un po' particolare, quindi non lo escludo. E in questi casi poi mi è capitato anche di utilizzare gli impianti dell'Osseo-Touch, che sono dei cilindrici con apice conico stondato che, diciamo, con un giusto management del sito implantare consentono di avere anche delle grosse stabilità primarie, essendo la porzione cilindrica va a compattare lateralmente quell'osso, quindi questa è la mia scelta chirurgica quotidiana, ecco. Però serve una geometria implantare tale da avere dei grossi torque in pochi millimetri di osso e soprattutto conoscere i diametri implantari dell'osteotomia che stiamo facendo. Quindi con un diametro da 2,8, da 3 millimetri, dobbiamo sapere che tipo di impianto possiamo posizionare con dei grip implantari elevati, con dei torque elevati, perché altrimenti rischiamo veramente di perderci. Questo però dipende molto dalla scelta del clinico, quindi dal feeling che ha il clinico con quella sistematica implantare. Ognuno di noi sa, chi fa chirurgia implantare, che sotto preparando e mascella 2,8 può posizionare un 3,7 con quel sistema implantare, con un altro l'osteotomia sarà da 3,2 a seconda della geometria. Quindi io non voglio anticiparmi perché c'è, però è quasi sempre meglio andare a prevedere quello che sarà il diametro implantare sull'alveolo post-estrattivo, quindi poter mettere un simulatore di quello che è l'impianto che voglio andare a posizionare, capire se un impianto che già entra l'asco, non lo vado a mettere perché non avrò stabilità primaria, però lo vedremo. Carlo, nello specifico hai citato, e mi arriva una domanda adesso, Only One di Ossetouch, che è un impianto One Piece. Mi puoi dire quali sono i vantaggi che hai quando lo utilizzi e cosa ti piace? Ma è un impianto che utilizzo tantissimo nei full arch o nei ponti. Il grosso vantaggio è che è un monofasico, come è un vantaggio è uno svantaggio perché va saputo posizionare, perché non è che poi possiamo andare a correggere l'asse protesico del MUA. Quindi finché è un dritto il gioco è facile, quando andiamo a gestire degli impianti angolati il gioco si fa duro, però bisogna essere veramente bravi. Là la guidata torna utile. È un impianto che utilizzo tantissimo per bypassare il seno mascellare, pazienti con multipatologie, impianto pterigoideo con MUA angolato, impianto monolitico, quindi monofasico, con una screw protesica veramente grossa. Poi guardate il passo e il diametro della screw dell'Only One e guardate la classica vitina da MUA dei classici MUA che ci sono in commercio, non c'è paragone. Cioè, sopra una mia protesi mi piacerebbe avere sempre quelle viti MUA così robuste. E quindi il vantaggio è che è un impianto che nei ponti e nei full arch è una semplificazione imbarazzante. Va saputo posizionare quando si utilizzano degli impianti che hanno il MUA inclinato, quindi a mano libera si può fare, però dobbiamo sempre ragionare in funzione della protesi, altrimenti il rischio è che ci troviamo un piattello implantare con un asse implantare che è totalmente sbagliato. E poi l'altra difficoltà di questo impianto è che anche lì il dritto è un gioco da ragazzi. Quando abbiamo l'angolato, prima di scegliere di posizionare l'impianto, dobbiamo sempre guardare gli assi, perché magari abbiamo necessità di affondarlo un altro poco, ma ci cambia l'asse del mu a 17 gradi o a 30 gradi. Quindi è un impianto che è fantastico, semplice, con una protesica veramente bella perché è un game change nella protesi digitale o analogica di tutti i giorni. Secondo me l'angolato in mano a un neofita sarebbe utile metterlo in guidata, ecco. Quello è il consiglio che posso dare. In mani esperte
è un gioco da ragazzi ed è un impianto veramente semplice, soprattutto nei full arch, ma anche nell'optericoideo perché c'ha gli ultimi millimetri che sono non trattati, quindi macchinati, quindi anche se c'è qualche spira che va nella componente trasmucosa dell'optericoideo, semplifica tanto ed è veramente un'ottima scelta. Spero di aver risposto alla domanda in maniera esauriente. Assolutamente sì, grazie. Puoi proseguire. Allora, nel caso seguente, un post estrattivo di un molare, e qui è da folli con un set del genere utilizzare una fresa. Io quello che dico ai pazienti è detto, guardi, utilizzerò uno strumento insolito, la prenderò a martellate. Lei immagini un trapano che fa un foro, i trucoli escono fuori. In questo caso i trucoli li porto dentro ed è quello che ho di bisogno. E quindi vedete bene che vado a posizionare questo in impianto 4 mm per 3 per 10, totalmente in osso, quindi tutto attorno la condensazione che è stata effettuata utilizzando l'Elevate, utilizzando anche i Black Ruby che mi consentono quella condensazione, mi consentono di avere un impianto totalmente su osso. Quindi io qui non ho nessuna necessità di andare a mettere dei biomateriali per gli alveoli, ho già tutto e soprattutto l'impianto che è totalmente in osso autologo. Vado a gestire semplicemente con del collagene una vite di guarigione, in questo caso abbastanza robusta, abbastanza larga, quindi mi va anche a coprire questo alveolo e vado a finalizzare il caso in questa maniera, dove abbiamo un impianto che ha circa 50 Newton metri di stabilità primaria. Il rischio, il rischio di utilizzare, scusate, vediamo se riesco, di utilizzare degli impianti con geometria sbagliata è proprio questo. È non so se si vede bene perché lo vedo un po' rallentato, perché è molto pesante il video. È un post estrattivo di un molare veramente spinto in forca con 3 mm residui. Vado a fare la mia preparazione col mallet, riesco a elevare la membrana, inizio a zeppare il tunnel osseo con delle spugnette di collagene. Qua vediamo il mallet dove lo utilizzo poi senza nessuna, quindi senza utilizzarlo con il contraccolpo, ma solo come transfer per spingere il mio collagene in alto. Ho tutto osso, però ho 3 millimetri e il mio, in questo caso voglio andare a mettere un 8 mm, un 4,5 per 8, è un po' spinto obiettivamente. E qui mi ha fregato obiettivamente la scelta dell'impianto, perché la geometria implantare, l'impianto con delle spine che sono un poco aggressive, con un passo molto basso, ha fatto sì che ho cannato e spero si veda, ecco qua vado a inserire il mio impianto e poi man mano che trovo un'isola densa di osso, l'impianto mi va nel seno. Quindi una volta che ho forzato con quella pressione, l'impianto va nel seno. Quindi, morale qual è? Che i criteri di successo sono sicuramente una sottopreparazione implantare, un design implantare corretto con spire grosse e larghe e una corretta, per ottenere il tutto, una corretta stabilità primaria. Il trucchetto che volevo dare è di avere sempre dei simulatori implantari. Una volta che io ho il sito osseo già preparato, ho un kit dove ci sono dei simulatori implantari con le varie tacche e quindi io prima di posizionare il mio impianto, di sbustare, di aprire il mio impianto, faccio una prova. C'è il 3,7 che è il giallo, 4,3 e il 5 che è quello verde. Vado nella mia osteotomia e posiziono il pine da 4,3. Se vedo che già il pine 4,3 su un'osteotomia da 6 mm calza per 5 per 6, non glielo calzo un 4,3, vado a un diametro superiore e lo provo, perché si deve a malapena impegnare l'apice per 1-2 mm, poi tutto il resto devo sfruttare quel grip
dell'impianto dovuto alla sottopreparazione e a quella spira larga in grado di ingaggiare quell'osso. Quindi il poter sfruttare, questo vale per una sistematica implantare che utilizzo, ma attenzione, quando cambio tipologia di impianto, io ho sempre questo kit a portata di mano che mi aiuta nella scelta dell'impianto. È ovvio, dobbiamo avere un magazzino di implantare abbastanza vasto, perché se io prevedo di mettere un 4,3 per 8, io vi metto un 4,3 per 8, 4,3 per 10, 5 per 8, 5 per 10, 6 per 8, 6 per 10, perché in corso d'opera devo avere quella libertà di dire, ok, un 5 si impegna, però entra per metà, mettiamo un diametro maggiore a 5, un 5,5, un 5,8. Quindi avere la possibilità di avere dei simulatori, dei diametri implantari, è sicuramente una semplificazione, perché non ci dà quel disagio di mettere l'impianto e poi magari doverlo togliere. E se quell'impianto non ha tanta stabilità e non stiamo attenti, rischiamo di mandarlo dentro. Quindi quello che posso raccomandare a un neofita è magari di posizionare gli impianti con i driver della guidata, dove li andiamo ad avvitare sul driver, nella connessione implantare, e quindi abbiamo sempre un controllo, soprattutto per chi si spinge le prime volte. Oppure andare a previsualizzare ancora prima di iniziare che diametro devo andare a posizionare e sottopreparando problemi non ce ne sono. Vediamo un altro. Carlo, un'altra domanda, scusa, di Alessandro Lanzoni, che mi Sì, chiede, dopo l'inserimento della fixture all'interno della radice palatina, metti del biomateriale negli alveoli vestibolari o zeppi con semplice fibrina? solo fibrina, non utilizzo biomateriale. Non utilizzo biomateriale, non vedo l'indicazione, anche perché eh, diciamo che non ho una necessità reale di fare una socket preservation in quel caso, perché il mio impianto è veramente lontano dalla componente buccale, da dove inizia quel fisiologico riassorbimento. Quindi andrei a mettere una variabile in più. Al massimo, se devo proprio zepparlo per fini estetici, metto solamente il solfato di calcio, non metto altri biomateriali. Mi capita in zone estetiche, non è ovviamente quella di un molare, ma magari in un premolare, piuttosto di andare a gestire i tessuti molli. Nel mascellare già abbiamo il connettivo lì, e un attimo faccio un prelievo di connettivo e del busto vestibolare. Magari sai, in quei quinti, pazienti donne che scoprono tanto per evitare quella piccola deiscenza. Però a livello di biomateriale non vedo l'indicazione, perché comunque il mio impianto sta ben lontano quando lo metto nella radice palatina rispetto alla componente buccale, quindi quel fisiologico di assorbimento non mi va a compromettere il mio impianto. Va bene, qui lo vedrai adesso in questo caso che mostrerò. Ci sono altre domande o procedo? No, grazie, procedi. Questo è un elemento dentario devitalizzato, tutto un quadrante che è stato riabilitato in senso protesico e implantare nel caso di questo primo molare, in quanto elevando il lembo c'è una carie destruente che arriva sotto cresta, quindi è veramente quasi impossibile andare a gestire questo impianto. C'è anche una compromissione a livello apicale, in quanto c'è una fistola. Quindi è una paziente che sta lontano, sta fuori, quindi mi chiede a tutti i costi, riusciamo a gestirlo contestualmente in un'unica seduta? Gli dico quasi sempre, ci provo, proviamo. La discriminante è anche andare a gestire quell'infezione, quindi andarla a enucleare tutta in maniera corretta. Se siamo fortunati, essendo dislocata nella radice vestibolare, delle volte si va ad rimuovere insieme alla radice, delle volte invece va revisionato tutta quella porzione dell'alveolo post-estrattivo. L'altra strategia è invece andarla a posizionare sulla radice palatina, però ho un buon setto di circa 6 mm e 3, quindi è più che sufficiente per poter posizionare un bel impianto. E quindi si procede con il primo step, che è quello dell'estrazione, sempre andare a fare una separazione dell'elemento dentario, sempre, quindi con le frese vado a separare lungo l'asse delle radici l'elemento dentario, con gli strumenti dedicati
vado ad eliminare, a procedere con l'estrazione. Poi, questo è un caso abbastanza vecchiotto, sono questi, adesso poi vengono chiamati silver, però diciamo che il concetto è come quello degli elevate, hanno una conicità leggermente diversa e non hanno gli stop, però prima c'erano questi, e quindi inizia la preparazione dell'alveolo solo ed esclusivamente con l'osseotomo, non c'è nessuna fresa in questo caso. Quindi gradualmente, step by step, fino ad arrivare a sollevare la membrana. Una volta sollevata la membrana, immediatamente collagene per andare a riempire questo alveolo e quindi spingere questa membrana e poi nuovamente osteotomo e si va ulteriormente a spingere e arrivo sempre a lunghezza di lavoro. Quindi il mio strumento si ferma a circa 6 mm, non vado oltre. Quando cerco di andare oltre, sto mettendo una condizione per poter lacerare quella membrana. In questo caso utilizzo lo strumento solo come carrier per spingere questo collagene. Una volta aver sollevato, aver fatto le giuste procedure, si va a posizionare un impianto. Quindi un impianto che è abbastanza aggressivo, come vedete, vado a cambiare in corso d'opera anche l'asse implantare eh, e ottengo in questo caso una stabilità a 50 newton e ancora l'impianto deve essere affondato. Quindi è veramente difficile andare a sbagliare. Posizionato l'impianto, gestito il seno mascellare, solamente del collagene. Vedete quanto distanza c'ho tra il posizionamento implantare e il mio alveolo e la porzione buccale. Quindi se io lì vado a mettere dell'osso, non lo metto, poco cambia. Poco cambia. Questa è la guarigione, poi è stato gestito anche il tessuto duro mediante questo è un impianto che prevedeva un one time, one abutment, quindi ho allontanato, essendo un impianto impianti che vanno tanto sotto cresta, preferisco quasi sempre utilizzare impianti a connessione conica, in tale che ho un sigillo a livello del bone level che sia veramente serio è impensabile utilizzare degli impianti esagono interno quando si vanno a mettere molto sotto cresta e gli impianti post-estrattivi sono tutti impianti sotto cresta. Quindi vado a sigillarmi la connessione che è una connessione conica e porto tutto sopra mediante delle base o in questo caso si chiamava connect, lo porto sopra e lavoro sul soft tissue, sui tessuti molli, non più sui tessuti duri. Quindi ho tutto cristallizzato, non vado a disturbare la componente ossea con le mie fasi protesiche e procedo con il lavoro. E poi la finalizzazione del lavoro. Vedete, andando a posizionare il foro, l'impianto sulla radice palatale, dov'è l'asse implantare e dove sarà il punto di centrica, sulla cuspide, sul versante palatino della cuspide di stampo. Quindi a livello biomeccanico è un impianto che funziona alla grande. E i tessuti molli, comunque, se si vanno a gestire in maniera corretta, ripeto, senza biomateriali, abbiamo davvero tanto soft tissue davanti a quell'impianto. E considerato da dove nascono tutti i reperi implantiti a livello del soft tissue, lì prima che si arrivi alla piattaforma implantare, veramente ce ne vuole. E questa poi è un'immagine radiografica che a distanza di un paio d'anni, un caso che ha circa 7 anni. Io ho completato la mia presentazione, penso di essere anche Carlo, nei un tempi. attimo che ti volevo fare altre due domande perché so che ti avevo detto dalle 9 alle 10 e non più. Allora, Dental M, che spero non sia il suo nome di battesimo, chi ci chiede, ci parli della chiusura del lembo e se utilizzi solo la vite di guarigione? Sì, una bella domanda. Allora, la chiusura del lembo. Spesso e volentieri utilizzo delle viti abbastanza larghe, non vado a toccare lembi, non vado a mettere dei bisturi, non vado ad creare un'interruzione vascolare. Quindi l'impianto post-estrattivo è tale perché non dobbiamo andare ad alterare quella che è l'irrorazione dei tessuti molli, quindi non vado a toccare completamente con la lama non neanche viene utilizzata. Utilizzo spesso e volentieri delle viti di guarigione molto larghe, sono da circa diametro 6 o 7 mm,
con una componente trasmucosa a tulipano, quindi che non vanno a stressare i picchi ossei quando mettiamo l'impianto sotto cresta, oppure vado a realizzare, prima realizzavo delle viti custom, quindi mettevo un T-base già con altezza corretta, quindi sempre lontano dai picchi ossei, e facevo una vite di guarigione customizzata con il flow, ok? Altre volte, ultimamente, avendo la stampante studio, mi vado d'accordo col laboratorio, vado a realizzare dei tappi di guarigione proprio custom. Già facciamo la scelta corretta del T-base e dopodiché vado a fresare, vado a stampare la vite di guarigione che non sarà altro che il diametro di un molare che poi viene tagliato e ci vado a incollare il T-base. Questo mi consente la miglior guarigione. Non ho qua dei casi oggi, non ce li ho qui in questa presentazione, però ho la miglior guarigione in assoluto perché vado a creare immediatamente un sigillo, quindi sia che ci si mette del collagene, sia che si mette dell'osso sintetico, sia che non ci mettiamo nulla, comunque abbiamo un sigillo. È un prendere in giro la biologia. Il nostro corpo dice, ok, c'ho un sigillo perché prima c'ho un dente, non c'ho un dente, adesso c'ho un impianto, ma ho comunque un sigillo marginale, ho un coagulo stabile, ho la miglior rigenerazione ossea. Spesso lo faccio in pazienti che non se lo meritano. Non tutti i nostri pazienti meritano certi tipi di chirurgie, già so che pazienti poco attenti o che comunque sono dei grossi fumatori, che magari sono poco rispettosi dei nostri appuntamenti e quant'altro, vado sempre a realizzare una vite custom. La vite custom comunque prevede che abbiamo dei torque che siano elevati, perché comunque dobbiamo mettere un T-base, svitare, incollarlo, provarlo, e se abbiamo 20 Newton non è il massimo della vita. Quindi sopra i 40-50 Newton senza dubbio è la scelta migliore. Mal che vada, ci sono queste viti di guarigione che sono molto larghe, che sono ottime, bisogna giocare con le varie altezze trasmucose, oppure c'è la sistematica valida, rapida, per chi non ha un brand che non prevede delle viti di guarigione custom o delle viti di guarigione larghe, che si chiama Cervico VPI, che consente di andare a mettere il T-base e a creare immediatamente una vite di guarigione tramite degli indici in silicone riempiendoli con del composto. Quindi è veloce, rapida ed è molto semplice. Perfetto, Carlo. La 12ª e ultima domanda, dopodiché è scattato l'ora X, la Troppi smettiamo di fuochi. tediarti. Allora, Gabriele Moretti, se gli osteotomi non protrudono nel seno, come fai a sapere quando sei arrivato alla lunghezza desiderata? Sì, allora, in linea di massima io vado a preparare con l'Elevate 1, 2 e 3 un millimetro più corto. Dopodiché vado a visualizzare il mio tunnel osseo e con la sonda bottonuta senti che hai mantenuto tutto, avendo lo stop sei in sicurezza. Con l'Elevate 3 ho allargato abbastanza il mio tunnel osseo implantare, quindi sono pronto per arrivare a fratturare la corticale del seno. Quindi mantengo lo stesso Elevate 3 e se ho uno stop a 6 passo a 7. A 7 probabilmente fratturo e arrivo a livello. Una volta fratturato, e lo senti dal rumore, perché cambia il rumore quando vai a fratturare l'osso corticale, allora lì inizio a riempire di collagene, ma non poco, tanto, perché voglio anche un cuscinetto che mi protegge l'Elevate. L'Elevate è uno strumento che è tagliente, ok? Mal che vada, posso utilizzare anche il Black Ruby, però perdo il vantaggio dello stop. Eventualmente, sempre con lo stesso Elevate, dopo aver messo il collagene, protrudo di 1 millimetro. Continuo a riempire di collagene. Nel video ovviamente non ho messo, ma le scatolette di Condress, un quadrato grosso che è un 2x2, lì lo metto tutto su un impianto singolo, tagliato a quadratini piccolini. Quindi questo non fa altro che creare una piccola espansione di questa membrana. E poi con l'osteotomo manualmente vado a arrivare sempre a lunghezza di lavoro, 7 mm, non ho necessità di alzare oltre, di andare oltre, non mi serve.
poi anche l'impianto stesso che una volta inserito andrà a farmi quell'effetto tenda, ma sotto c'è il collagene che mi spinge. Tutto questo deve essere valutato anche previa una manovra di Valsalva, che quando vedo che ci sono delle membrane abbastanza spesse, riesco a intravedere qualcosa in TAC, dei seni normali, allora vado a fare la manovra di Valsalva, allora lì procedo. Viceversa, metto acido ialuronico mediante la metodica del Physiolift che aiuta a ulteriormente a scollare la membrana, la riempio di acido ialuronico e metto l'impianto. Non ho necessità di andare a mettere un impianto più corto, non mi serve, perché comunque quella membrana già l'hai scollata, un po' col collagene, un po' con altri strumenti, quindi se metto un 10, metto un 8 poco cambia. La scelta piuttosto di non entrare troppo nel seno è quando ho un dubbio di una perforazione o ho perforato e lo vedo. In quel caso non vado a mettere un 10, metto un 8. Quindi avrò magari i 2 millimetri che possono entrare nel seno, ma avendo quel collagene, ricordiamoci che il collagene nella lacerazione si è visto che a livello microbiologico in un paio d'ore c'è tutto quel tappo di fibrina che va a chiudere la microlacerazione e in meno di 20 giorni la membrana si è riformata tutta. Quindi in un seno pulito, se abbiamo riempito bene questo collagene, mi fa quell'effetto tenda e comunque portiamo a casa la rigenerazione. Mal che vada, ci sarà un millimetro di impianto nel seno che fino a 3 millimetri si è visto che non è assolutamente un problema. Cioè non vuol dire che dobbiamo perforare e mettere impianti 3 millimetri oltre, però lì dove c'è l'inconveniente, la problematica, allora diciamo, non è comunque un problema. Accorcio il diametro implantare. Certo, Carlo, perfetto, mi piace comunque il fatto del tuo entusiasmo tutte le volte che parli di chirurgia, sei super cristallino e soprattutto fai vedere che sei uno che le muove parecchio le mani. Al di là di questo piacere, volevamo ricordare a tutti che il 13 di giugno ci sarà un corso presso la tua struttura a Palermo dove faremo anche della live surgery. Ci saranno temi come la rialzo del seno mascellare con il mallet e altro ancora. Tra poco vi manderemo la locandina, il flyer a tutti quelli che hanno partecipato e comunque sui gruppi della magnetodinamica. Chiunque fosse interessato comunque gli arriverà una mail in modo di sapere se andare avanti con questo discorso.